Ha parlato il presidente dell'Inter, Steven Zhang, una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, da cui sono emerse, secondo me, 4 notizie più una davvero importanti sul prossimo futuro dell'Inter. E quindi inevitabilmente bisogna dare spazio a questo argomento in questi giorni in cui, come sapete, sui nostri canali abbiamo messo in secondo piano tutto ciò che non riguardava questa finale di Champions League che abbiamo analizzato, approfondito, abbiamo messo ovviamente ci abbiamo puntato sopra i riflettori con i contenuti, abbiamo trattato tanti argomenti relativi alla finale di Champions League di cui torneremo a parlare all'interno della nostra diretta delle 19:30 dove vi aspettiamo numerosi. Ora però bisogna prestare attenzione a queste parole di Zhang, quindi per un momento usciamo dal tema stretto, diciamo, della finale di Champions League per concentrarci su queste parole del presidente Zhang. Lo facciamo in questo episodio di oggi. Amiche ed amici, passioni interisti, quindi ben ritrovati in questo nuovo episodio. Vi invito subito a cliccare sul tasto mi piace. Se non lo avete ancora fatto, clic sul tasto iscriviti, è importantissimo per sostenerci, ma soprattutto iscrivendovi non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti, neanche uno dei nostri approfondimenti, come ad esempio la nostra analisi tattica totale che abbiamo lanciato qualche ora fa sui nostri canali appunto, dove ho analizzato veramente in profondità il più possibile Manchester City Inter con tanti temi dentro. Stiamo ricevendo anche in redazione tanti messaggi molto positivi, avete apprezzato tantissimo questo tipo di contenuto, quindi vi ringrazio perché ci abbiamo lavorato veramente in una maniera enorme e quindi l'apprezzamento che stiamo ricevendo ci fa tantissimo piacere. Ora però, come detto, per un attimo mettiamo in stand-by, mettiamo in attesa la finale di Champions League, ci concentriamo sull'intervista di Zhang, andiamo dritti al punto e non perdiamo tempo perché ci sono 4 notizie più una e parto da quella veramente più importante. Perché ci avviciniamo alla finale di Champions League, come spesso capita, soprattutto in questi momenti di grande visibilità per l'Inter, attorno tornano a muoversi tante voci sul futuro societario appunto della squadra nerazzurra. Più di recente è emerso questo nuovo nome del miliardario finlandese Ziliakus che continua a lanciare anche degli indizi sui social che inevitabilmente gli stanno dando grande risonanza, grande visibilità a livello globale e soprattutto in Italia, ma non solo. In giro, poi lo sappiamo bene, si parla sempre di questo passaggio imminente e non solo. Zhang oggi su questo tema sembra andare totalmente in un'altra direzione a parole, ma devo dire un po' anche nei fatti, perché il giornalista Andrea Di Caro della Gazzetta dello Sport innanzitutto chiede una delle cose a cui diciamo molti tifosi interisti prestano grande attenzione in questo momento, ovvero il punto della situazione sul famoso prestito ottenuto da Oaktree in scadenza nel 2024 a maggio, un prestito che se non verrà restituito, ecco, Oaktree avrà la possibilità di prendersi l'Inter. Sintetizziamo e semplifichiamo così. Su questa domanda specifica Zhang risponde, e mi sono appuntato le dichiarazioni in maniera precisa per non commettere errori, dice: "Abbiamo intenzione di rinegoziare il prestito, troveremo una soluzione insieme per il rifinanziamento". Messaggio molto importante, le voci quindi sul tentativo di rifinanziamento vengono di fatto confermate dal presidente, che poi ad un'altra domanda sul futuro dell'Inter risponde: "Finché ci sarò io, ci sarà un'Inter stabile e competitiva". Un messaggio abbastanza netto, abbastanza chiaro in questo senso. E qui il giornalista allora va ancora più in profondità perché gli viene chiesto appunto di questa casualità, forse non troppo, che quando l'Inter comunque raggiunge dei traguardi importanti, puntualmente escono delle voci sul futuro del club e su potenziali, spesso fantomatici acquirenti, scrive il giornalista, e chiede quindi al presidente se questa cosa gli dà fastidio oppure no. Lui dice no, perché siamo un grande club, so che per molti vedere il proprio nome accostato all'Inter regala visibilità. Sono come i rumors di mercato, basta ignorarli. Questo è un messaggio piuttosto forte, piuttosto chiaro. Non so bene a chi possa far riferimento nel cercare visibilità parlando di Inter, però appunto, viste anche le tante voci che ci sono state e che ci sono tuttora, mi sembrava un messaggio molto, molto interessante. La mia sensazione, basandomi poi anche sulle notizie che continuiamo a ricevere in questo senso quando facciamo i nostri approfondimenti su questo tema, è che innanzitutto solo Steven Zhang sa esattamente cosa vuole fare con l'Inter, cosa ha in mente per il prossimo futuro dell'Inter a livello di proprietà. Poi le manovre che si stanno svolgendo fanno pensare che
valuti effettivamente una possibilità di cedere l'Inter, ma a differenza di quello che dicono in molti, io continuo a pensare che valuti la cessione dell'Inter a fronte di un'offerta che ritiene congrua, di un'offerta che ritiene giusta per quello che è il valore di questo club, non invece, come sostengono alcuni, con l'obbligo di vendere il prima possibile. Una linea che viene sostenuta da alcuni in giro, che da 3 anni a questa parte però mi sembra che questo vendere prima possibile non si sia poi verificato. Occhio anche agli equilibri che si stanno muovendo in Cina. Si segnalano tra l'altro delle presenze importanti dalla Cina in tribuna ad Istanbul, dove ci saranno anche i nostri inviati di Passione Inter. Stiamo pubblicando parecchi contenuti sui nostri social, quindi seguiteci un po' ovunque per avere anche delle chicche speciali da Istanbul. E lo stesso Zhang dice tra l'altro che è difficile, ma anche il padre Jin-Dong potrebbe a sorpresa essere presente all'Ataturk Stadium per questa partita. Andiamo al secondo tema adesso, trattato subito dopo questo, un tema relativo alla questione sponsor. Velocemente, Zhang conferma innanzitutto delle indiscrezioni di cui si parla già da qualche giorno, ovvero che intanto Paramount Plus, lo sponsor che sarà al centro della maglia per la finale e che ha debuttato nella gara contro il Torino all'ultima di campionato, rimarrà in vesti differenti, perché dice ufficialmente che per il main sponsor di fatto ci sono diverse aziende, 3 o 4 per l'esattezza dice il presidente, interessate appunto alla possibilità di sponsorizzare l'Inter e stanno cercando un brand adatto all'Inter e stabile, parola chiave da tenere in considerazione soprattutto dopo i precedenti che abbiamo visto quest'anno. Al momento il nome più caldo, secondo anche la stessa Gazzetta, sembra quello di Qatar Airways. Anche qui però rimaniamo in attesa di sviluppi, anche sulla base di quello che sarà il risultato della finale di Champions League, perché Zhang lo ha detto chiaramente, il fatto che la Serie A abbia un problema con i diritti televisivi o comunque abbia un problema con la visibilità e l'impatto mediatico che il campionato italiano ha nel mondo, di riflesso comporta dei problemi anche nell'attrarre degli sponsor importanti che, dopo la pandemia sono molto più attenti agli investimenti, anche al ritorno mediatico che hanno con questo tipo di investimenti. Un conto è quindi sponsorizzare una grande Inter in Serie A, un conto è sponsorizzare una grande Inter in Serie A che ha appena vinto la Champions League, quindi attendiamo questi sviluppi. Terzo tema, questione stadio con una stilettata, un bell'attacco frontale, alzato un pochino la voce nei confronti del Milan, perché uno dei passaggi più interessanti, può accendere anche un pochino i tifosi, secondo me arriva appunto sul tema stadio. C'è, da parte del presidente la conferma del fatto che si va avanti sull'idea di un nuovo stadio, ribadisce che in Italia c'è questa difficoltà a cambiare, diciamo ad accettare cose nuove, lo sappiamo benissimo. Inter e Milan sono 2 club in competizione, ma con lo stesso obiettivo di crescita. Uno stadio in comune, lo garantirebbe più di 2 impianti. L'idea dell'Inter, è sempre stata questa. Il Milan invece ha cambiato 4 proprietà ed altrettante idee. Quindi quando dal mondo Milan e tanti, diciamo, quotidiani e giornalisti vicini al mondo Milan o compiacenti hanno, rimpallato le responsabilità dei ritardi nei confronti dell'Inter, in questo caso invece Zhang dice: "La nostra idea è sempre stata questa". È il Milan che cambiando proprietà in maniera anche un po' losca ogni tanto, così continuamente, ha cambiato altrettante idee. La nostra priorità è un nuovo stadio con o senza il Milan, quindi tramontata l'ipotesi di rimanere a San Siro, ma questo si sapeva già da tempo. Quarta notizia, poi, sul tema allenatore, in particolare su Inzaghi, hanno fatto tutto un excursus, diciamo, sui vari allenatori avuti da Steven Zhang nella sua presidenza e dice: "Se Conte è stato il più difficile, tra virgolette, Simone Inzaghi è il più semplice. Lui ha grandissime capacità di gestione e infonde una incredibile tranquillità. Quando lo vedo prima delle gare sono più teso io di lui. Inzaghi è stato un dono per me ed è l'uomo della finale di Champions. Spesso si chiede chi sia l'allenatore migliore o il più geniale. Io credo che siano domande sbagliate. Ogni club ha una storia differente. Il lavoro di un tecnico dipende dalla fase che la società sta vivendo, dai giocatori a disposizione, da molte cose. Il calcio non è una scienza esatta". E allora gli chiedono se gli piacerebbe lavorare con Pep Guardiola, visto che sarà il grande avversario in questa finale di Champions, e Zhang dice una cosa interessante, ovvero: "È un allenatore bravissimo, capace di vincere ovunque sia stato. Certamente sarebbe un piacere lavorare con lui, ma preferisco scegliere tecnici con esperienza della Serie A".
Questo, è interessante anche perché, anche nell'ottica dei tanti nomi circolati sul post Inzaghi eccetera, è da tenere, sott'occhio, diciamo così. Però, Zhang anche in un altro passaggio di questa intervista dà una importanza piuttosto rilevante all'esperienza, maturata in Italia, anche per quanto riguarda il management e non solo. Quindi c'è un occhio di riguardo ed è un dettaglio appunto da tenere sotto osservazione, questo dell'esperienza maturata in Italia che, in un club che va verso il futuro, con anche una grande impronta internazionale anche nel modo di gestirlo, è un fattore appunto molto, molto interessante della visione che ha per questo club il presidente, che chiude poi, dopo queste prime 4 notizie più importanti da sottolineare, come vi dicevo, vi consiglio di leggere l'intervista, perché poi ci sono tante chicche sparse all'interno di questa intervista, come il +1 che vi avevo anticipato all'inizio, e mi riferisco alla questione Skriniar, perché, gli hanno chiesto intanto una domanda particolare prima, ovvero se ogni tanto fa delle scelte poco razionali in alcuni casi il presidente. Allora lui dice: "È un rischio che corro durante il calciomercato quando voglio comprare subito i calciatori migliori e non guardo il budget o il bilancio. A volte accade che la passione travolga la parte razionale quando si fanno acquisti o si decide di non cedere." Su questo passaggio allora, anche a me è venuto automatico pensare al caso Milan Skriniar e infatti il giornalista glielo chiede, è stato un errore tenerlo quindi? Zhang dice: "Skriniar è stato sempre uno dei miei giocatori preferiti. Abbiamo fatto di tutto per avere la squadra migliore per vincere, ma a questa domanda risponderò dopo la finale. Prima della partita col City non trovo giusto parlare dei singoli, ora siamo un corpo unico, tutti concentrati sulla sfida di domani." Ecco, considerando che tra le altre cose Marotta si è a lungo intrattenuto a parlare con Al-Khelaifi del PSG proprio in queste ore alla vigilia della partita, lo stesso Marotta che ha già preannunciato che di Skriniar parlerà a fine stagione, sono veramente molto curioso di capire, di sentire cosa hanno da dire Zhang e Marotta su Skriniar dopo questa finale, perché sembrano tutti molto agguerriti nei suoi confronti e quindi vediamo un po' che succede in questo senso. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, se sapete già che cosa vi aspettate che dicano appunto sul caso Skriniar e non solo. Quali sono le vostre sensazioni in vista della partita di domani? Vi ricordo di iscrivervi al canale come vi dicevo e, sosteneteci in questo momento così importante. Valutate la possibilità di abbonarvi al nostro canale ora per tenere acceso il motore di Passione Inter, per non perdervi i nostri contenuti, la nostra maratona, tutti gli speciali e non solo. Vi lascio con il nostro super approfondimento, quindi sulla finale di Champions League. Per chi ci ascolta in podcast lo trovate con il link in descrizione, per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare proprio qui.